Ciao a tutti amici del leone, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami leone, tendenze energetiche generali per la seconda parte di aprile 2023. Wow! La prima che si è girata è questa, che è l'eremita, poi abbiamo l'imperatrice. Il giudizio, ragazzi, che triade. Ho come la sensazione che la tendenza di questi 15 giorni sarà ritirarvi per progettare una rinascita. Interessante, molto interessante. Andiamo a vedere con i tarocchi di che cosa si tratta nello specifico. Io intanto come sempre vi ricordo che le letture sono generali, sono fatte per un collettivo, è facile che non risuoni tutto. Prendete quello che vi serve e lasciate andare il resto all'universo. Se non dovesse risuonare proprio nulla, potete sempre ascoltare, o se volete completare il vostro messaggio, potete sempre ascoltare l'ascendente, segno lunare o Venere. E sotto nella descrizione del video e nella sezione dei commenti trovate tanti link utili, tipo la guida alle letture collettive, dove spiego anche le decadi e le linee di tempo. Trovate i link ai corsi di tarocchi, cioè sia il corso base gratuito, sia il corso che inizierà a maggio, che sarà un corso dal vivo. Troverete sempre nella descrizione un video che spiega la sezione degli abbonamenti e anche la mia mail nel caso vogliate contattarmi. Allora, iniziamo con un 9 di spade al contrario, la regina di bastoni, l'imperatore, il 7 di coppe, il 2 di bastoni al contrario, un 7 di denari e un 2 di pentacoli. Bene ragazzi, allora, questo 9 di spade al contrario mi dice che c'è una sorta di uscita da un periodo di preoccupazioni, da un periodo di ansie, probabilmente anche di incertezze. Può essere che sia collegato un po' a questa carta dell'eremita. Sapete che l'eremita si prende sempre un periodo di isolamento per effettuare un lavoro interno, però è come se fosse concluso, o perlomeno per molte persone stia arrivando alla conclusione. Eh, Guardate ragazzi, per qualcuno si parla di, di risveglio spirituale, perché abbiamo tutte, cioè, tre fasi del risveglio spirituale, si potrebbero vedere un pochettino così. Va bene, andiamo a vederlo meglio di qua. Però vedendole così, è stata la fase dell'eremita e la fase della rinascita, il ritorno, diciamo, al mondo. Bellissimo. E infatti poi io comunque qui vi vedo con una regina di bastoni. Potrebbe essere la vostra energia, potrebbe anche essere l'energia di una persona vicino a voi, ma come la sensazione che siate voi, che vi riprendete in mano il vostro potere personale. La regina di bastoni è sempre una persona che riluce, penso che si dica così, no? Ehm, Brilla, diciamo, di luce propria. È una persona che ha raggiunto una posizione nella società. E abbiamo anche l'imperatore, che per qualcuno potrebbe essere una persona, per qualcun altro semplicemente il vostro stato lavorativo, economico, caratteriale, di potere personale, ognuno poi lo applichi alla propria realtà. Adesso poi lo andiamo a vedere meglio con i mini tarocchi. E poi abbiamo questo 7 di coppe che, ragazzi, il 7 di coppe normalmente parla di una serie di possibilità che si possono aprire, però è come se non riuscisse a valutare quali realmente potrebbero essere delle possibilità fattibili e quali invece potrebbero essere illusioni. Quindi occhio a questo 7 di coppe. Il 2 di bastoni, perché abbiamo 2 di bastoni e 7 di denari e poi di nuovo un 2 di denari. È come se ci fosse una sorta di indecisione, una sorta di attesa, qui lo vediamo anche con la carta dell'imperatrice. Mm. Andiamo a vedere carta per carta. Andiamo a vedere il 9 di... Ok. Abbiamo un 10 di bastoni per il 9 di spade al contrario e l'asso di spade.
come se doveste mettere in ordine i pensieri, doveste dare una scaletta alle vostre priorità e alle priorità degli altri. Ho come l'idea che qui ci sia qualche questione che non vi riguardi, a livello proprio di preoccupazioni, di pensieri, di ansie. Andiamo a vedere la regina di bastoni. Perché comunque l'asso di spade o è una verità che poi viene a galla o è appunto il mettere in ordine questi pensieri del 9 di spade. Cavaliere di spade e asso di coppe, ragazzi. Ho come l'idea che vivere nell'energia della regina di spade sia un po' troppo forte per voi. Perché quando c'è un asso di coppe al contrario, perché c'è sempre qualcuno o qualche cosa che drena. E in questo caso, ragazzi, per molte persone potrebbe essere questo cavaliere di spade, soprattutto se per voi si tratta di una situazione magari lavorativa o familiare. Questo cavaliere di spade, che normalmente è un'energia molto dinamica, molto determinata, o questo tipo di determinazione che avete iniziato qui con l'asso di spade. Sapete quando uno ha le reazioni di impulso, che dice no, voglio cambiare, pum, e comincia al 100%, poi cammin facendo diventa il 90, l'80, il 70% perché tipo ci si stanca. Ecco, è un po' quell'energia che sento lì, il fatto di riprendervi in mano il vostro potere, sì, è come un po' il partire in quarta, però poi ci sarà una sorta di drenaggio energetico, sarà un po' stancante, potrebbe esserci un periodo un po' di stanca, sì. Attenzione alle vie respiratorie, ragazzi. Va bene, andiamo a vedere l'imperatore. Gli amanti al contrario e il re di pentacoli. Allora, per qualcuno potrebbe essere la persona di interesse, il partner, la partner, qualche persona con la quale, essendoci la carta degli amanti al contrario, non c'è un vero e proprio equilibrio, ok? Non ho come la sensazione, anche se c'è l'asso di coppe e la carta degli amanti, al contrario, non ho la sensazione che sia una lettura d'amore, anzi, ci sono tanti pentacoli, tanti bastoni, quindi più lavoro, più qualche questione magari familiare. Però magari qualcuno potrebbe risuonare anche come se fosse il partner. E l'idea è che sì, la forza dentro di voi c'è per creare qualcosa, però qui è come se si volesse più stabilità concreta, pratica, materiale. Magari qualcuno sta anche sognando un contratto di tipo diverso, magari qualcuno è freelance, ha la partita IVA, è autonomo e vorrebbe dei contratti più stabili, per esempio. Andiamo a vedere il 7 di coppe. Ragazzi, avete l'eremita, 5 di spade e re di coppe. Sì, ripeto, sento un po' la confusione mentale con questo 5 di spade. E sento anche che qualcuno ha paura di deludere probabilmente un padre, un genitore, una figura alla quale normalmente si fa riferimento. Andiamo a vedere questo 2 di bastoni. La sacerdotessa è nuovamente la regina di bastoni. Allora ragazzi, ho come la sensazione che, perché qui c'è un asso e qui c'è comunque un cavaliere di spade, è come se ci fosse una sorta di uscita da un periodo un pochettino buio e si iniziasse a riprendersi le proprie forze,
il proprio potere personale, però chiaramente è un momento, diciamo, un po' sì, faticoso, difficoltoso. Non tanto a livello fisico, a livello pratico, ma più che tutto a livello mentale, come uscire dal dubbio. Avete sia il 2 di bastoni che la sacerdotessa al contrario. È come se aveste bisogno di effettuare una scelta, però un po' qui le carte vi dicono, ok, cercate di fare il punto della situazione. L'eremita è una carta che vi invita ad imparare dalle esperienze del passato. Quindi probabilmente vi è già successo qualcosa di simile dal quale potete imparare. Poi c'è un 7 di pentacoli, andiamo a vederlo, e e l'imperatrice, che sono due carte che parlano proprio di attesa, di aspettare, un po' come se vi dicessero bisogna un attimino far calmare le acque, mi viene da dire, perché comunque anche il 2 di pentacoli è una carta che parla di alti e bassi. Il 7 di pentacoli è spiegato dalla regina di spade e dal 7 di spade. Allora, come vi dicevo, per qualcuno questa regina di bastoni potrebbe essere una persona intorno a voi, magari una persona che non vi permette di vedere chiaro, mentre invece voi avete bisogno di mettere i paletti con questa persona. Non necessariamente è una donna, anche se ha tanta energia femminile, questo sì. Energia femminile vuol dire che è una persona che magari è amorevole, compassionevole, che è lì che è capace di ascoltare, ha tante doti, diciamo, del divino femminile. Però è un po' come se doveste mettere i paletti e difendervi. E un altro consiglio che vi danno appunto è quello di aspettare che le acque si calmino. Andiamo a vedere questo 2 di denari. Abbiamo un 2 di bastoni, che è di nuovo la carta che c'era qui, e un fante di bastoni. Dunque, ci sono due assi, è vero che uno è al contrario, ma c'è. Quindi l'idea è che appunto ci sia questa sorta di nuovo inizio, che sia il prendervi il vostro potere personale, un nuovo ruolo a livello lavorativo, una nuova idea, una nuova relazione, perché comunque qui abbiamo anche un cavaliere di spade, quindi magari con un collega o per qualcuno potrebbe anche essere, non lo sento tanto, però potrebbe anche essere la persona romantica, diciamo. È un inizio impegnativo, però qui è come se nella seconda parte di aprile stiate ancora facendo questo lavoro di eremita, questo lavoro di introspezione, di imparare appunto dal passato, e nella quarta settimana di aprile diciamo che ci sarà ancora questa indecisione. Quello che vi consigliano le carte è di aspettare, di se riuscite, se avete per esempio più di due situazioni in ballo o più di una situazione in ballo, cercate comunque in qualche modo di portare avanti tutte e due, perché non avete ancora abbastanza dati in vostro possesso per riuscire a fare delle valutazioni chiare, perché in questo momento le valutazioni sono confuse. Interessante, fatemi poi sapere nei commenti come vi risuona. C'è comunque qualche progetto, qualche questione qui, eh? È un momento, mi sono impaperata. È un momento di passaggio. Sicuramente sapete che i passaggi avvengono durante l'arco di mesi, comunque alle volte, no? Quindi diciamo che è come se fosse l'inizio di un cambio, anche se c'è ancora parecchia indecisione e mm, come si dice? Inespertezza. Siete ancora inesperti su questo nuovo movimento, diciamo. Andiamo a vedere cosa dicono i tarocchi di Osho. Due arcani maggiori, ragazzi. Innocenza e una nuova visione. Abbiamo la carta del sole e la carta dell'appeso. Allora, il sole in questo caso fa riferimento al mantenere una genuina gioia, ok? Senza però perdere la saggezza dell'eremita, delle esperienze che avete acquisito durante gli anni, ok?
Mentre in questo mazzo la carta dell'appeso si chiama una nuova visione. Si tratta proprio di cercare di vedere le cose da un altro punto di vista. È per quello che vi consigliano un pochettino di aspettare. Tenete presente che avete anche la carta del giudizio alla fine, parla di un risveglio, parla di una chiamata, che normalmente è una chiamata di tipo spirituale, ma può anche essere una chiamata di tipo fisico, una notizia, un'email, se è quello che state aspettando. Però secondo me è più un consiglio a aspettate, continuate a progettare, continuate a cercare di manifestare quello che volete manifestare, capite che cosa è realizzabile realmente e che cosa no, e vedrete che prima o poi avrete le cose più chiare. Andiamo a vedere un koan. Chi pone la domanda? Guardate, è interessantissima questa carta perché io ve la metterei qui. Il 10 di bastoni parla di aspettative degli altri, quindi qui è chi vuole quella cosa lì? Voi o qualcun altro che vi ha sempre fatto credere che voi magari volevate quella cosa lì? Molto interessante. È veramente vostro questo desiderio o è più il desiderio di qualcun altro che vi è stato inculcato? Amici del Leone, fatemi sapere che cosa ne pensate, se vi è stata utile potete mettere like, potete iscrivervi, condividere, commentare. Ogni tipo di supporto è molto importante e di fatto ringrazio tutte le persone che supportano il canale. Io vi mando un grosso abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!